Sia lodato Gesù Cristo, con Giuseppe, con Maria, carissimi amici che seguite il Forum Vergine dell'Eucaristia. So che ci sono tanti sacerdoti in ascolto e anche tante suore. Vi ringrazio e vi ringrazio anche al nome di tutte le anime che potete aiutare nella conoscenza, anche se adesso stiamo leggendo il messaggio del 4-5 agosto 95. Ve vorrei leggere qualcosa di più lungo. Proprio in questi giorni so che ci sono delle persone che mettono in derisione il fatto che la Madonna dica che il suo compleanno sia stato il 5 di agosto. Voi sapete che la Chiesa non sbaglia, però nella datazione formale di tanti avvenimenti la Chiesa può essere che di qualche tempo non è che si sia sbagliata, ma era un computo puramente umano. Quello che io solo so dall'apparizione della Madonna. E vi dico questo così che vi possa consolare un poco. Quando io rimango di sasso, come spiego, è perché vedo una tale bellezza, un tale splendore, una tale luce da rimanere folgorata. Non dimenticate che nel 95 io avevo 22-23 anni, quindi mi ero appena, non dico cambiata, ma era ancora in fase la grande chiamata. Lei è bellissima, è vestita tutta d'oro, il suo rosario è fatto di brillantissime pietre azzurre, i suoi piedi calzano sandali fatti da piccole roselline d'oro. Una miriade di angeli le sta intorno cantando Ave Maria, piena di grazia. Ecco, anche il bambino che tiene nelle mani porta lo stesso colore della veste. Il bambino porta il vestito uguale della sua mamma. E tutte e due però hanno un'unica realtà, sono molto tristi. E quindi domando io in un certo senso la causa di questa tristezza e di questa sofferenza, anche se l'atmosfera, se voi andate sulla Sapienza Rivelata, queste note le trovate in calce. E nonostante ci sia questa gioia che si sente ed è palpabile durante l'estasi, il piccolo dice quello che avete sentito. Ecco, cari amici, io vi saluto tutti, ma anche io questa sera sono molto triste. La gente ancora non ha capito. Credo che non abbia capito. Non abbia capito che siamo ad una svolta epocale. Va bene chi vuole andare a fare i suoi ritiri spirituali, le sue vacanze in giro, è anche giusto. Queste sono le ultime che fate, io ve lo dico, con molta chiarezza. Io sono molto preoccupata. Questo Zoom che noi vi offriamo non lo so quanto durerà. Io ve lo regalo con tutto il cuore finché si può. Ma stiamo per scivolare dentro la torbida acqua che nessuno aspetta. Tra poco ci mancherà anche da mangiare, voi lo capite? Ma questo non vuol dire che adesso cominciamo con la solita storia. Allora di qua e di là che ci mettiamo in stiva. Perché? Non sarà il momento in cui mettere due noccioline da parte, sarà un momento soprattutto spirituale. Spirituale, spirituale, spirituale. Io mi rivolgo soprattutto ai sacerdoti, alle suore che mi ascoltano. So che siete tanti che ascoltate. Mi rivolgo a voi. Avete sentito come Gesù e la Madonna, non tanti anni fa, però è un bel pezzo di storia che è passato, erano tristi. La Madonna dice: ma che compleanno faccio io?
Il mio compleanno sarebbe una corona di rose di persone convinte, credenti, veramente. È vero che un giorno io ho chiesto a Gesù, Signore, ma tu hai detto che tra i nostri figli ci saranno dei santi un giorno. E Gesù mi rispose, tu prega perché io ne scelga uno tra 1000. E dissi, Signore, tra 1000. Ti ringrazio Gesù, perché sei uno tra 1000 persone veramente chiamato alla santità, coerente e credente. Parlo di ragazzi chiamati alla santità che diventeranno preti, spose di Cristo, le donne. È un gran numero Gesù. Sì, figlia mia, ma poi verrà il diavolo e raccoglierà dietro di me tutte queste creature. Io mi voglio rivolgere a quelli che si sentono convinti e convertiti, ma io vi assicuro che tra poco molti di voi perderanno la fede. Quindi prendete come ritiro spirituale la desolazione in cui vi trovate spirituale, l'aridità. Io non mi voglio appellare all'antico, però Teresa d'Avila, Giovanni della Croce sono stati i nostri capisaldi, capite? Gente che prima di noi ha fatto la storia. Hanno camminato, hanno sudato mentre erano ammalati, credevano in un'unica cosa, non pensavano alla loro pancia. Noi pensiamo troppo alla nostra pancia, fratelli, sorelle. Sapete che vi dico? Ben venga il momento in cui la nostra pancia sarà vuota, così la smettiamo di vedere in fotografia tutti quelli che guardano i bambini che muoiono di fame e dicono oh, poveretti, ma adesso non li possiamo aiutare, perché adesso cambierà tutto, cari amici. Presto l'Africa diventerà potente e noi diventeremo morti di fame in canna ed è giusto che sia così. Tanti anni che preghiamo per questo, perché ci sono stati fratelli che hanno subito troppo, sono dovuti andare lontano, morti, scappati. Il Mediterraneo è pieno di questa gente. Se noi andiamo, io non vado a mare, ce l'ho a 7-8 chilometri da qua. Ma penso che dal colore della mia pelle capite che io non ho manco tempo di farlo. Per ogni volta che guardo quel mare, il nostro mare, tutti i giorni dico, mentre mi faccio il bagno, qua è pieno di cellule, di persone che sono morte ammazzati qua, che sono venuti scappando di qua e di là, un po' per disperazione, un po' perché non avevano niente. E penso e rifletto e dico, ma quanto sei buono tu Gesù con noi, meritiamo la tua giustizia, perché siamo troppo cattivi. Questo messaggio che noi leggiamo questa sera è bellissimo perché è Gesù che sta con la sua mamma, no? Il compleanno di una mamma. Tutti noi abbiamo una mamma, la mia adesso, quella umana, è in cielo. Anche voi avete delle mamme. Pensate, le vostre mamme vi hanno portato in grembo, vi hanno dato, non dico un carattere, ma vi hanno caratterizzato sicuramente nella vostra vita, non so, spirituale, forse vi hanno pure rovinato, Però pensiamo a queste donne che comunque hanno avuto la pazienza di portare il frutto dentro il loro grembo, che siamo noi che ci stiamo incontrando in questa preghiera e meditazione questa sera. La Madonna dice una sola cosa in questo messaggio: porta a tutti la benedizione ai consacrati che credono nella mia opera. La sua opera non è solo Manduria, la sua opera è l'opera mariana nel mondo, di tutte le apparizioni, da quando è iniziata. La sua, realtà epaphonos, cioè in cui la Madonna ci ha cominciato a parlare, è stata con noi. Ci sono tanti che dicono, ma come fa la Madonna a parlare tutti i giorni, a stare con le persone? Io a questa domanda non so rispondere. Però io vi posso dire che io la Madonna la vedo costantemente, se non ci fosse lei io mi sentirei da sola. Voi pensate come si potrebbe andare avanti senza avere la Madonna che ti guida? È impossibile.
Allora dice la Madonna, la più bella corona che mi potete donare è credere nella mia apparizione, nelle mie apparizioni, quelle vere però. Se la Madonna piange e appare, dobbiamo stringerci a lei, dobbiamo pregare molto. Allora, cari amici, questa sera io vi voglio dire una cosa, bisogna pregare tanto, ma proprio tanto, perché oramai le sofferenze di 1 milione di mistiche, non di 1000, di 1 milione, non bastano più. Allora, a breve vedremo uno scenario completamente diverso, bisognerà che ci cominciamo a abituare, uno scenario in cui l'artiglieria la sentiremo nelle orecchie, quindi c'è poco da invitarci in giro a farci le 4 ferie che vorremmo, stiamo a casa nostra, va? E cominciamo a pensare che cosa fare per l'ottobre, il novembre e il dicembre che entrano, perché lì non ci sarà né Deborah né nessuno che vi aiuterà, lì sarete soli, amici miei. E ci sarà un lungo silenzio entro cui ciascuno di noi dovrà confrontarsi con la situazione reale. Ma non dico questo certamente per impressionarvi, perché come voi ben sapete sarà un lento scivolare, ma lento, è come una supposta, poi sempre in un posto va. E poi siamo capaci, quando viene la febbre, a uscirne senza dire mamma, aiutami. La maggior parte di noi non è capace, perché vive in maniera scellerata. Perché io prima detto di Teresa d'Avila, di Giovanni della Croce, perché sono stati dei capisaldi. Loro non erano dei, non sapevano neppure di essere dei santi, però sapevano di essere una madre e un padre. E quando vedevano che tirava alia malsana e tirava un vento strano, al loro convento gli dicevano: beh, sapete che c'è di buono? Qua stringiamo la catena, come si dice, e andiamo avanti, ragazzi, che qua si sta aprendo un'aria che non sappiamo dove ci porta. Allora stringiamoci più al Santissimo Sacramento. Ecco, il Santissimo Sacramento è un problema di fede. Il Santissimo Sacramento è abbandonato. Ragazzi, facciamo schifo. Noi non amiamo Gesù, non gli vogliamo veramente bene. Se gli volessimo bene faremmo una grande rivoluzione come quelle che stanno facendo in Nigeria. Avete sentito? State ascoltando? O non vi arrivano a voi le notizie? La Nigeria sta per diventare uno dei capisaldi della Russia. Questo vuol dire che tra poco la Russia sarà padrona di tutto il Medio Oriente e quelli che diranno no alla Russia si scontreranno inevitabilmente. E noi? Noi abitiamo in Occidente. Noi siamo il cosiddetto vecchio continente, e vecchi siamo e da vecchi moriremo, perché tra poco non solo saremo invasi, noi avremo sangue nelle nostre case, altro che vacanze. Infatti è il primo anno anche che qui in Puglia si registra un zero esaurito, cioè vuol dire che la gente non sta venendo. Finalmente la crisi si comincia a vedere, mo che hanno tolto il reddito di cittadinanza. Avete sentito a Napoli come si stanno scannando la gente che sta scendendo in piazza a gridare? Ma non è che solo l'inizio. Quanto poi però la nostra fede in questi giorni che sembra provata, ma di cosa è provata? Noi non abbiamo provato ancora niente. Che cosa abbiamo provato, fratelli e sorelle? Un po' di persecuzione da qualche vescovo nostrano che ha detto solo che l'apparizione o le apparizioni non sono buone. Noi ancora non abbiamo sofferto nulla, se non qualche problema familiare, qualche sofferenza fisica, che ce l'hanno tanti nostri fratelli pur senza stare in nessuna missione del cielo. Amici miei, datemi ascolto a me, che io sono veterana, ho 50 anni e sono stanca, io me ne voglio andare, ma non me ne posso andare finché Gesù mi tiene qua. Va come disse Padre Pio, io sono pronta, pure io sono pronta.
sono pronta Gesù, io non ce la faccio più, però devo stare, però vi prego, fate in modo che la Madonna in una maniera o nell'altra riesca a entrare nei cuori e nelle case. Vi ringrazio innanzitutto, voglio dire anche ai sacerdoti che ci mandano qualche aiuto. Voi sapete che questa è una missione povera, voi non sentirete mai da me che siamo talmente poveri da chiudere la cappella, ma di fatto è così. In questi giorni incendi dappertutto, tenere Celeste Verdura al riparo da tutto questo assassinio continuo anche di gente locale che per disinfettare le campagne brucia, ma Celeste Verdura non è andata a rogo, grazie a Dio, ma abbiamo tante difficoltà. Vi ringrazio di cuore e vi assicuro che tutti quelli che danno anche un solo euro aiutano la Madonna a trionfare in quel luogo benedetto. Una Rosa che poveretta ancora resta con la sua testolina in piedi di quelle piantate sotto il caldo, poi roghi eccetera. È come guardarla e dire se resistono loro possiamo farlo pure noi. Vi ringrazio per l'aiuto che potete dare. Questa sera vi voglio dare un annuncio molto importante. Finalmente oggi abbiamo a disposizione le nuove statue che sono arrivate della Vergine Eucaristia e vi voglio dire che sono ad immagine della Madonna che si trova sotto l'albero. Ecco, è stata coniata uguale perché sappiamo che quella è un'immagine molto bella. Pensate che chi l'ha fabbricata, o meglio, chi l'ha realizzata, è un signore che vedeva solo da un occhio ed è stata fatta tanti anni fa a Carrara da un uomo che non sa né leggere né scrivere e ha fatto un'immagine bellissima. Ecco, noi abbiamo coniato queste immagini perché le dobbiamo mandare dappertutto. Non subirà nessun costo rispetto all'apostolato che facciamo, anche se vi arriverà a casa capirete che differenza c'è nel lavoro, il conio, sopportare tutte queste spese, ma noi lo facciamo perché a noi non ce ne importa proprio niente. A 10 euro che abbiamo noi lo offriamo tutta per la Madonna, perché sapete che c'è di buono, cari amici, che la cosa più bella è la consolazione di avere quest'estate. E stasera voglio raccontarvi brevemente, prima di lasciarci, una cosa interessante. Ieri mattina ha telefonato una signora dicendo, voglio usare la riservatezza del caso, dice: sai Deborah, è scoppiata una palazzina a fianco a casa mia. Bene, io avevo una statua della Madonna attaccata lì. Dice, ma questa è proprio una Madonna miracolosa. È venuto giù di tutto, la parete dove era attaccata la Madonna ti c'è rimasta intatta, quindi di conseguenza tutto l'appartamento. Ma allora è vero che questa Madonna è miracolosa? Sì, cari amici, è miracolosa perché lei ci ha promesso di aiutarci, di guidarci in questo tempo delle tenebre, un tempo esasperato, un tempo in cui voi stessi capite che è giusto che dobbiamo superare delle prove, però è anche giusto che noi dobbiamo conoscere la verità di queste ore che stiamo passando. La Vergine Maria è santa, ragazzi. Non si tratta però di una santità comune, ordinaria, uguale a quella di tutti gli altri santi del cielo. La nostra mamma brilla in cielo di una luce diversa, ma non sta in cielo soltanto. In passato c'era anche questa disputa tra Sant'Alfonso e Sant'Ignazio e poi nel tempo anche il nostro carissimo San Filippo Neri, in cui diceva no, Gesù sta lassù, no, non sta lassù, sta qua giù. Allora c'era il canto in cui tutti disputavano su questo. Allora ogni luce dei santi differisce in una maniera particolare, no? Ultimamente sentiamo tanto parlare del beato Carlo Acutis, questo bravo ragazzo. Ma che ha fatto questo ragazzo di speciale per essere ricordato tanto? Io amo molto questo giovane. So che sua mamma anche ha scritto all'Opera di Manduria per conoscere meglio di Manduria, ma la signora Antonia, ma il suo figlio è veramente uno speciale, perché in un tempo in cui nessuno conosceva dei miracoli eucaristici, il ragazzo con la sua propria esperienza, come i nostri giovani stanno a giocare, no?
sui vari giochi, su YouTube, fece l'acquisizione di tutti i miracoli eucaristici. Attualmente oggi ancora gira questa grande esposizione che lui ha fatto e che è una cosa, un'opera grande. E lui disse a sua madre prima di morire: mamma, io so che me ne sto per andare, Gesù mi vuole in cielo, però prima di andarmene io devo compiere una cosa a favore del Santissimo Sacramento. Stiamo parlando di un ragazzo, di un giovane. Allora, amici miei, voi capite che se vi è un santo che pare più luminoso rispetto ad un altro, sappiate che nella luce di Dio tutto splende in una maniera diversa e noi non vogliamo partecipare di questa santità, ma tanto ci interessa andarci a cercare fuori da casa nostra quella luce diversa. Non siamo capaci di trovarla, troviamola nei nostri nomi datici da Dio. La Vergine Maria esce da un coro della luce dei santi. Ella supera tutte le luci messe assieme. La santità umana, però, la Madonna l'ha, come dire, affrontata in una maniera meravigliosa. La Madonna non si è scrollato di dosso il peso umano. Ha fatto brillare a Nazareth prima e poi dopo a Gerusalemme, a Betlemme, questa luce sua interiore che lei vuole propagare ad ognuno di noi, a ciascuno di noi, anima eucaristica, che ancora non sa di esserlo, ma che forse diventerà. Dio le ha dato questa luce nascosta alla Madonna e la Madonna ce la vuole ridare questa luce. È il dono profetico per i nostri giorni. Chi non ne avrà può dire di avere e conoscere la Madonna, ma chi non ne avrà si vedrà, perché non saprà camminare. Tra poco io voglio capire come faranno a camminare certi davanti a situazioni planetarie. Il mistero della mamma di Gesù a fianco a noi, l'eterna Beata Maria, che ci dà la beatitudine eterna a noi in questa terra. È una cosa sconvolgente, ragazzi. Non ci si dorme la notte a pensare che lei è la regina della sua luce, ma questa luce la Madonna la regala, la dà, ce la regala. Allora noi che stiamo ad ascoltare le parole della Madonna, cerchiamo di entrare a posto della povera Deborah, cambiamo il nostro nome, mettiamo il nostro e cerchiamo di capire se nel cielo un giorno ci sarà un buchino per me, uno spazietto, ma lì non entreremo mai se non ci alleniamo qua, in questa terra, con la Madonna. Io lo so, molti di noi vivono male le proprie situazioni familiari, quotidiane, ma quel crogiolo là, cari figlioli, è il crogiolo che ci fa santi. Allora tutte quelle care donne che nella lavanderia piangono in silenzio, io vi voglio dire, vi sente Dio, ma vi sento pure io. Vi sento pure io. Tutto il giorno a me mi arrivano pianti e richieste di preghiera, ma non attraverso WhatsApp. Io vi sento perché, come diceva un po' Padre Pio, quel giorno c'ero io ad assolverti quando pensavi che stavi solo. Questo è il mistero di essere cooperatori del Signore. Allora questa unicità deve essere confessata stasera da noi e perché no anche pure proclamata. Altrimenti si fa della Vergine Maria una santa così eccellente da metterla dentro una nicchia e da farcene un idolo in mezzo a tanti altri. La Madre di Gesù non è una persona diversa da tante altre, almeno durante la vita terrena, come abbiamo detto. Era una donna, abbiamo sentito, che piangeva. Solo che le lacrime di Maria erano altre lacrime perché c'era un altro sentire, mentre gli altri, anche a Nazareth o in altri luoghi, se ne andavano per le loro situazioni, erano tristi per il lavoro che mancava, eccetera, eccetera, malattie, vedovanze. La Madonna piangeva in vista della vita di suo figlio Gesù, che era colui che doveva rinnovare il mondo, quindi la sua sofferenza preannunciava ben altro. Quindi, amici miei, se è vero che la Madre di Dio è vera Madre di Dio, perché
Da lei è nato il verbo della vita, lei ci dice tutto quello che dobbiamo sapere. Allora basta ragazzi, io vi chiedo una cosa, non andate fuori dalle vostre case, vi prego, carceratevi insieme a me in questi giorni. State con me un po', in silenzio, nelle vostre lavanderie dove fate il bucato, in cucina, dove vi sembra più pesante far le mamme, far le vostre cose. State con me, mi sentirete più vicina, sentirete che Deborah non vi lascia. Allora, questa carne che il Verbo ci dà a noi, santifichiamola così, perché il giorno che Gesù sta mandando per noi è un giorno triste. E io questa sera vi voglio dire una cosa, ma non è una pillola né di saggezza né profetica. Quando molti parlano di avvertimento, io vi avverto che saranno 3 fasi molto dure. Una non farà tanto male, la seconda sì. La seconda sì. Molti di noi non ce la faranno. Perché non ce la faranno? Perché non respireremo, staremo male, eccetera, eccetera. Io non sto qui a raccontarvi, bastano le mie di notti a essere perdute. Una mamma sa che per i figli le perde lei le notti, ma non vuole che i figli perdano anche loro le loro notti e stiano in pace. Però vi dico, figlioli, basta con sto carnevale. E basta pure con questa disattenzione spirituale. Ancora ve ne andate in giro a pensare che potete avere tempo di fare la sinistra quello che vuole la destra? Non avete capito niente allora, ma proprio niente. Allora vi dico questo, che la persona divina che si incarna in Maria sta bussando alla porta nostra per incarnarsi dentro di noi. Quando vi ho parlato della passione della Chiesa, molti in questi anni hanno fatto veramente filosofia apologetica, ma adesso si incarna veramente. Allora io mi domando, fratelli, figli cari, siete capaci di affrontare questo momento che sta per venire, se già è pesante così di suo? Allora fate dei vostri momenti di preghiera, tra virgolette ferie, state in pace, tranquilli ragazzi, perché la pace che avete adesso, tra poco non l'avrete più. Voi piangerete, non capirete perché. Adesso forse speriamo che anche noi piangiamo bene, tra poco questa pace di sapere cosa mettere sulla tavola non l'avremo più. Avete capito o non avete capito? Che la storia si fa triste e amara. Tra poco non solo non sapremo che cosa mettere sulla nostra tavola, ma non sapremo manco dove andare a prendere quello che ci serve per metterlo sulla tavola. E perché una serie di circostanze ci renderà invalidanti fisicamente, ma pure praticamente. Io voglio vedere tutta questa gente che dice: ah, ma io a casa mi sono fatta la scorta X, Y, sì, perché voi vi siete fatti i conti di quanto durano le cose, secondo il vostro parere umano, il vostro pensiero umano, ma io vi assicuro che non è assolutamente come noi possiamo immaginare, perché il giorno che uno dice oggi stoppa il grano, voglio vedere che ci mangiamo, Ci mangiamo che cosa? Le nostre verdure. Io parlo dal Salento, dove c'è un ampio bacino in cui la gente ormai il 60% della verdura l'ha buttata già via, perché il caldo l'ha bruciato, poi è venuta l'acqua dopo il caldo e il resto. Chi qui fa il vino e l'olio già lo sa, tutte le viti, anche gli uliveti, sono pieni di malattie, butteranno più del 60-70%. Dunque, quello che abbiamo piantato, manco lo raccogliamo, è meglio che lo lasciamo sulle piante, perché neppure servirà più. Dunque, che ci mangeremo le pietre? Allora io li voglio vedere i filosofi di questi ultimi tempi, dell'ultima ora, che fanno
di tanti discorsi, un solo, come dire, cammino umano, parlando di se stessi. Quanto poi tra poco capiremo che procurarci il cibo sarà impossibile perché la madre terra, perché la madre terra? Adesso al di là delle speculazioni climatiche di alcuni, lo sapete bene, queste cose sono sempre successe nelle ere glaciali, nel passato, ma mai come oggi l'uomo ha così, come dire, 200-300 anni da quando la Madonna è apparsa, contaminato la terra, distrutto l'uomo, distrutto tutto, che mai come oggi la terra comunque sta chiedendo il suo conto e c'è poco da fare, ragazzi. Noi non stiamo raccogliendo più niente, quindi quello che la Madonna ha detto alla Salette, ma lo ripete a Manduria passando per altre apparizioni, tra poco mo lo sperimentiamo, così quanto non le patate, non raccogliamo manco pomodori, non raccogliamo grano, non raccogliamo niente dei nostri territori. Io voglio vedere come ci sfamiamo. Allora lì sono finiti i discorsi dei filosofi che dicono ah, ma finché c'è la globalizzazione andiamo al supermercato. Sì, certo, finché i supermercati tengono, però no, a noi sfugge un fatto che nel momento decisivo, cioè dove stiamo entrando, saranno coincidenti la natura, la guerra e fenomeni anche atmosferici. Tu che io voglio vedere a che tipo di supermercato ci andremo noi a rifocillare. Mm? E allora sentite a me finché facciamo in tempo, meditiamo adesso e mettiamo, si dicono i nostri nonni, dicevano, sparagna quando la mattera banca è abbondante, vuol dire la mattera banca era un tavoliere dove si stipava la roba e si lavorava la pasta, quindi dice risparmia finché puoi, altro che vacanza, ancora la vacanza stai pensando? Ancora andartene di qua e di là? Senti un poco, va, cerca di risparmiare quel poco che tieni e tienitelo caro caro, perché tra poco quella carta lì che già sarà carta straccia non ti varrà niente manco a comprarti le uova, se le troverai, perché se no ci incarti le uova per quando andrei a prendere, capito? E stiamo scivolando in questo tempo così particolare in cui sentire veramente dei cristiani che dicono ah, ma anche io adesso mi devo fare la mia vacanza. Queste sono le anime ostie, queste hanno capito? Non hanno capito proprio niente. Allora ragazzi, orecchie alle notizie, quelle che vi vengono dall'Oriente, là puntate gli occhi, lo sguardo e le orecchie. State sentendo che sta accadendo? Allora non dite, ma a noi non ce le raccontano le cose, avete tutti i cellulari, aprite i cellulari e andate, lo trovate in inglese, in francese, in tutte le lingue, capite che cosa sta accadendo. L'universo dei cosiddetti due poli si sta invertendo, praticamente tra poco l'Occidente sarà terra di nessuno e quindi chiaramente terra di scontri. Adesso non è per mettere paura, ma per far capire a chi tra di noi, non tutti, molti dicono ma che vuole questa stasera a romperci il cacchio, che noi non volevamo far altro che sbrigarci di sto rosario e andarcene in pace. Ecco, non andatevene in pace invece stasera, siete turbati, siatelo, ma non siatelo turbati come molti vogliono farvi turbare nella maniera brutta, siate turbati nel senso, siatelo chiedendovi, facendovi una domanda, Signore, ma cosa vuoi da me, Signore, cosa vuoi che io faccia? Perché io sia pronto, ma non per me stesso, per la mia famiglia, ma diamine anche per la comunità dove vivo. So che questi sacerdoti che ci sentono dicono, noi abbiamo tanti Deborah, tanti, come dire, pecore a cui dobbiamo rispondere. Ecco, più che rispondere, pensate alle pecore, come gli darete da mangiare tra poco. Cominciate a pensare anche voi pastori che vi trovate in territori particolari, come riuscire anche, perché un buon economista sa anche adesso
come risparmiare e mettere un po' più di grano. Adesso un po' di provvidenza a certe parti del mondo vi arriverà di più, mentre ce la toglieranno a noi. E ben ci sta, perché così deve essere. Diceva la Madonna, nella Sapienza Rivelata lo trovate il messaggio, ma anche Gesù in particolar modo parla che quando la colonna di Pietro sarà eclissata salirà quella di Paolo, che vuole dire la colonna dei fratelli ortodossi. Si alzeranno in una maniera in cui si penserà che sarà quella la vera Roma. E allora in quel momento succederà tutto il casino che molti dicono, e scappa il Papa e fa questo. E io questo lo dico pure a quelli che dicono di Papa Francesco, tante di quelle cattiverie e tante storie, ma voi vi rendete conto che non sapete niente, non capite niente, ma niente, non sapete niente. Quando dite, ma dice tante cose, Papa Francesco non ci piace, Papa Francesco sta lì perché l'ha messo l'impero dei cardinali, quindi Papa Francesco semplicemente è il frutto, perché dopo Giovanni Paolo II e anche prima, faccio solo una breve parentesi perché una volta per tutte là si pianti di parlare, di dire di cose che veramente non stanno in cielo né in terra. Col Concilio Vaticano II siamo andati oltre, si è presa tanta acqua sporca, non perché il Concilio non fosse un'idea buona, in sé era buona, i propositi erano anche altisonanti, e con aspirazioni importanti, però il problema è chi ha gestito questo concilio lo ha saputo e fatto a modo suo. Quindi tutto quello che abbiamo ereditato, voi capite per esempio quando è morto Giovanni Paolo II, ma chi mettevano al posto suo? Cioè il nulla, dopo di lui il nulla, ma non perché fosse un papa speciale, era un papa della gente, un papa operaio, un papa che... Insomma, ragazzi, in poche parole, per capirci bene, quando è arrivato Giovanni Paolo II c'era lo stesso blocco tra Oriente e Occidente come oggi. Io vi voglio aiutare anche attraverso il forum a capire la storia. Io non sono una storica, però mi piace, sono appassionata attraverso i messaggi che la Madonna mi dà di capire come leggere la storia che sto vivendo, anche per spiegarla a mio stesso figlio, mica solo agli altri, in generale a me stessa. Allora voi capite che al tempo, quando ci fu Giovanni Paolo II, c'era lo stesso blocco, il blocco sovietico, e dall'altra parte trovavamo il blocco americano. Quando è caduto il muro di Berlino, cari amici, era sempre la stessa storia, cioè chi è che ha fatto sì che cadesse questo benedetto blocco? Certo gli americani non lo volevano, perché quel blocco a loro serviva, perché finché lì c'era questo blocco e divideva la cosiddetta Germania in Berlino Est, Berlino Ovest, piaceva a tutti. Ma nel momento in cui crolla, perché anche un papa polacco deciso come lui aveva tutte le ragioni per farlo, la Madonna gli dava potenza e gloria, lui è stato uno importante. Dunque quando lui è morto, ma chi mettevano? Allora hanno messo Benedetto XVI all'insegna della continuazione, ma molti dicevano che Benedetto XVI non era manco il Papa opportuno, e nel tempo in cui viene, prima che fosse già Papa, durante che viene eletto, guardate che Bergoglio aveva avuto già tantissimi voti, quindi Bergoglio lo volevano già prima. Il problema è, per quelli che dicono e sono complottisti, che Bergoglio già era pronto per venire. Il fatto di Benedetto XVI, diciamo così, è stata la cosiddetta toppa al calzino, cari amici, perché era troppo scioccante mettere un Bergoglio dopo Giovanni Paolo II, che però era pronto, era stato già votatissimo. Dunque dovevano, capite, no? Le gestioni umane, per carità. Lo Spirito Santo poi in mezzo a tutto, grazie a Dio, ci mette la sua mano. Però voi capite quanta apologetica, quante stronzate si dicono sopra i papi, quello mi piace, quello è santo, ma per piacere, ragazzi, che non c'è stato più terrore di Benedetto XVI contro le apparizioni più importanti della storia. Poi dopo, quando è stato eletto, io stesso dissi a mio marito e anche a uno dei vescovi amici con cui mi confessavo, dissi: imparerà anche lui ad essere papa, adesso sta dall'altra parte. Allora voi capite che
a quelli che si fissano su queste cose qua e non capiscono che la storia la guida Gesù Cristo. Capite? Allora, cari amici, vorrei terminare dicendovi che però ci dobbiamo preoccupare seriamente, perché questo blocco tra Oriente e Occidente ad agosto si affermerà tra il 22 e il 24, che sono le date dell'apparizione di Manduria. Questo lo dico per chi non vuole capire che l'apparizione di Manduria è inserita nel contesto non solo ecclesiale mondiale, la Madonna dice di apparizione pubblica mondiale, ma anche nel contesto storico efficace, proprio anche quello economico. Quelle date si deciderà chi vincerà, chi andrà alla guerra, chi si espanderà, chi comanderà. E allora io voglio capire che faranno i nostri politici come i francesi, tu eccetera eccetera. Io non lo so, Macron forse se ne scappa a casa di padre Jean-Claude, non lo so, perché cominciate a preparare la valigia sto amico qua, perché se ne scapperà tra poco, in una maniera o nell'altra dovrà trovarsi una pezza per il suo culo, perché a una parte scapperà. Dunque, cari amici, capite che l'ora è tarda. Quando Gesù dice nel Vangelo che l'ora è tarda, vuol dire che oramai la mietitura sta per essere terminata. E allora, senza però fare filosofia intorno e leggendo bene i messaggi, perché così non ci smarriamo, troppi sono i personaggi che oggi vi parlano e vi fanno smarrire. Prendiamo i messaggi, abbiamo quelli, no? Prendiamo i messaggi e leggiamo. Quando siamo tristi, siamo persi. Madonna mia, ma che mi vuoi dire con questo messaggio? E chiediamola alla Madonna, e la Madonna ci risponde come questa sera. Vedete, un anniversario per la Madonna che è in cielo, anche se lei vive, diciamo così, è morta al mondo, no? Perché è partita in cielo, l'anniversario si festeggia lo stesso, quindi anche tra di noi quando ci facciamo gli auguri è una cosa bellissima. Quando un figlio, una mamma, un papà fa gli auguri, anche i nostri che sono partiti, ce li dobbiamo ricordare tutti quanti, tutte le loro feste, i loro compleanni, perché loro in cielo continuano a festeggiare nella gloria di Maria. Siamo noi umani che mettiamo questi paletti, così questo paletto che c'è tra Oriente e Occidente, e tra poco diventa un paletto di fuoco, cari amici. E questo paletto di fuoco, e noi lo dobbiamo cominciare a capire, introitarlo nella nostra vita spirituale. Io mi rivolgo alle suore, ai preti che mi ascoltano, siete tanti che mi scrivete, mi telefonate, anche suore di clausura perché non possono uscire, non possono venire. Io vi ringrazio, vi sono vicina, io sto anche io chiusa qui nella mia vita, ma sono felice così, perché appena esco di casa capisco che qua stanno peggio di me, dico ma io sono uscita per farmi una passeggiata e qua trovo tanti galli e galline che gridano, festeggiano. Ma festeggi cosa? Vuoi festeggiare se sei, per usare un eufemismo, cioè che cosa festeggiate? La morte della consumazione? Allora, cari amici, vale la pena mangiarsi un po' di pane e pomodoro e stare a casa e godersi il fresco della propria casa con il buon Gesù, un bel rosario in famiglia e godersi pienamente questo momento, perché oggi lo dicevo anche a mio figlio stasera dice mamma che mi prepari prima di Zoom? Dico beh, abbiamo Zoom, stasera è frisellina. Sapete che cos'è la frisellina? È un cibo che si fa in Puglia, un cibo crudo. Una frisella è una specie di roba rotonda, sembra una cacchetta in realtà, però è un grano secco che si bagna nell'acqua e poi si taglia il pomodoro, si mette un filo d'olio, un po' di origano e di sale ed è la cosa più buona del mondo. E ha detto mio figlio stasera, mamma stasera è proprio buona. Dico figlio mio, mangiatela, perché ste friselline non sappiamo quanto le avremo. Goditele ste friselline finché il buon Gesù ce le dà, perché domani chissà se le avremo più. Dunque facciamo scorta spirituale, facciamo memento di quello che abbiamo della grazia di Dio ogni giorno, anche le sofferenze che riceviamo. So che questa sera ci sono anche sorelle nostre dell'opera che non stanno bene, io le voglio
salutare, specialmente dire vi sono vicina, perché io sto tra una puntura e un'altra ogni giorno, ma questi sono i tempi, questa è la storia, ci offriamo per quello che possiamo. Io anche ci sono suore che scrivono ma io non ci vedo, io non ci sento, Deborah aiutami l'olio. Sì, io vi ricordo che anche la Madonna ha detto per me che l'olio non è per me. Soprattutto voi che siete spose di Cristo, anime consacrate, non dovreste fare questo discorso, dovreste dire Gesù, sai che ti dico? Finché tu mi vuoi guarire, mi guarisci, se no io ti offro quello che sono, quello che posso. Ma io non mi voglio stancare più questa sera e vi voglio dire che io vi sono vicina più di quanto voi non possiate immaginare, vi ascolto, quando pregate, quando parlate, per me è come una connessione che non si spegne mai, io vi sento sempre, perciò state tranquilli e altre volte vorrei non sentirvi ad alcuni di voi, lo dico proprio anche a quelli del forum, non vi vorrei sentire perché sento delle cose che proprio non vanno bene, no, non vanno bene. Allora cari amici vi dico, la Madonna viene qui anche per correggerci, per dirci ai figli no, quando non va non va. Allora siamo dei bravi figli e pensiamo che in queste ore tutto quello che possiamo mettere da parte, anche dei piccoli sacrifici, perché noi non siamo venuti al mondo per vivere per noi stessi, ma siamo una grazia, soprattutto per gli altri. Portiamo la nostra pace, figlioli, stasera, a quelli che abbiamo vicino, diamo un bacetto a quelli che magari non lo vogliono, non accettano il bacetto, ma diamone una preghiera, offriamola al Signore e diciamo Gesù, grazie per tutto. E qualsiasi sia l'ora in cui ci chiami, ecco, noi ci siamo, se no che araldi del Vangelo saremmo, profeti di pace. Allora che Dio vi benedica. Voglio ringraziare veramente anche i sacerdoti di Pio X che sono in ascolto con noi. Io so che ci sono anche dei sacerdoti della Svizzera che stanno ascoltando. Vi ringrazio di cuore, vi saluto e voglio dirvi questo: voi siete stati i primi ad essere veri devoti del Santissimo Sacramento. Vi prego solo una cosa: mai tradizionalismo. Forti nella tradizione, ragazzi, tutti voi che magari siete anche sacerdoti di una certa età, mi raccomando, non sforiamo mai nel troppo, il giusto. La Madonna non ci chiede niente di più di quello che possiamo fare, però devoti sì, adoratori sì, e quindi che Dio vi benedica.